Bentornati a tutti a questo nuovo video. Come avrete capito dall'introduzione, oggi andiamo a sistemare quei piccoli difetti che hanno i nostri visori DJI, ovvero iniziamo dal trasporto. Mettendo le antenne non ci entra nel sacchettino che DJI ci ha dato insieme nella confezione. Vi costava così tanto metterlo un po' più largo? Per questo piccolo ma grande problema proponiamo lei una borsa semplice, basilare, ma ben rivestita e sicura, dove poter mettere il visore, un paio di batterie e gli accessori, tutto in una borsa sola. Altro difetto non da meno, di cui molti si lamentano, è questa scomodissima fascia per la testa. Io non la trovo così assurda, ma è il mio primo visore serio che ho. Molti sono abituati alla fascia, quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato la fascia iFlight. Metto il link in descrizione come al solito, sia ai prodotti che al canale Telegram dove trovare le offerte, poi continuate a spendere di più se volete. Altro difetto di cui molti sono lamentati è che con la fascia di base non si riesca a coprire la luce totalmente. Sarà che la forma del viso dei cinesi non è sicuramente come quella europea, e la nostra però con pochi euro possiamo risolvere il problema. Quindi abbiamo comprato una spugna morbida da attaccare, molto semplice da sostituire. Poi andiamo a un altro problema estetico, che andremo a montare la nostra cover sugli occhiali. Già sono belli di loro, devo ammetterlo, sono bellissimi sia da vedere indossati sia anche solo da tenere in mano, ma andiamo a dargli quel quid in più con delle cover Sunny Life. Vi lascio il link in descrizione dalla Cina. Poi per chi usa le antenne di serie abbiamo questo comodissimo coprilente, perché non sono coperte, con tieni antenne, quindi per chi usa il sacchettino con questo risolverà tutti i suoi problemi, perché riuscirà a contenere sia le antenne che a proteggere le lenti, quindi con pochi euro davvero utilissimo. Poi un altro piccolo dettaglio che non troviamo nella confezione base, ed è un peccato perché con pochi euro si farebbe un grosso servizio, è l'attacco dei nostri occhiali a una lipo fino a 4S, mi raccomando, come vi ricordo, per attaccare qualsiasi batteria ai nostri occhiali. Sì, abbiamo una batteria DJI, ma sappiamo tutti che in poco finisce, quindi chi non volesse ricomprarsi un'altra batteria DJI sostitutiva, volesse usare le sue vecchie lipo, che è una cosa molto comoda, abbiamo questo cavo di prolunga molto lungo, teniamo la lipo in tasca e il cavo collegato agli occhiali, molto comodo e molto economico. Per parlare sempre di batterie, abbiamo un supporto alla batterie con il gancio da mettersi direttamente sulla fascia degli occhiali. Io lo trovo un po' più comodo, un po' meno rischioso che tenersi tutto in tasca. Poi ovviamente ci servirà un cavo un po' più corto per attaccare direttamente e subito l'alimentazione alla nostra batteria DJI. Quindi con pochi euro abbiamo visto che ci siamo resi la vita più semplice. Per ultime ma non di importanza, abbiamo delle nuove antenne AXI HD della Luminier, che non sono le top di gamma, ma secondo me il rapporto qualità-prezzo sono le migliori. Ovviamente se volete le top di gamma ci sono le True RC, vi linko anche quelle in descrizione, ma sicuramente con un'antenna qui ne compriamo 4. Queste erano in offerta su Banggood, ma vi lascio anche il link da un sito europeo. Si spende un po' di più, ma c'è chi preferisce comprare in Italia. Ora, poco alla volta, andiamo a montare tutto il necessario sui nostri occhiali e vediamo il risultato finale.
Ed eccoci arrivati alle conclusioni finali. La prima cosa che si nota è che nel nostro sacchettino DJI finalmente i nostri occhiali ci stanno. Come vedete abbiamo le nuove antenne che non sono omnidirezionali ma sono unidirezionali, quindi dovremo guardare sempre più verso il drone, e poi invece abbiamo le nostre omnidirezionali sotto, quindi riusciamo a coprire un po' tutte le distanze e le frequenze. Comunque anche con questo supporto e il porta antenne non avremo problemi. Tenete conto che queste antenne costano 18 euro, 20 euro originali, queste qua ne costano una settantina, quindi è anche un po' un confronto impari, però già loro funzionano egregiamente se arrivano a buone distanze. Queste qua le devo ancora testare, devo essere sincero, ma lo farò il prima possibile e vi terrò aggiornato nei commenti. Nei commenti troverete anche tutti i link. Devo dire che la gomma protegge bene, devo ancora un po' dargli di forma del naso perché mi dà un po' fastidio al naso, quindi magari se avete il naso grosso ve lo sconsiglio. Vi consiglio anche nel togliere la gomma a piuma di fare attenzione, perché sennò può succedere questo. Questo è un altro sinonimo magari, che forse tantissima qualità in questo gomma a piuma non c'è. Io non mi trovavo malissimo, un po' di luce entrava sì, ma col digitale non si hanno tantissimi problemi di visione, quindi mi raccomando fate attenzione a non romperlo. Se voleste qualcosa di un po' più rigido del sacchettino, che comunque come vi dicevo all'inizio potevano farlo un po' più grosso perché con le antenne originali non ci entra, è cosa buona e giusta comprare una custodia rigida per proteggere al meglio i nostri occhiali. La nostra batteria nel suo supportino, chiudiamo tutto e siamo pronti ad andare in pista. Ok, l'unica cosa che forse non è eccelsa qualità sono questi adesivi della cover, ma diciamo che costano veramente poco, quindi è anche un po' comprensibile. Tutto il resto sono molto orgoglioso del risultato finale, mi piace un sacco questo visore che già parte bello, ma così almeno è un po' personalizzato. Anche questo blu dal mio punto di vista ci sta davvero bene sul grigio. Come al solito, qualsiasi domanda avete da fare potete lasciarla nei commenti, vi rispondo il prima possibile. Mettete un bel like che sono sempre graditi e soprattutto gratuiti. Iscrivetevi al canale perché continueremo la serie del DJI FPV e non solo. Io vi lascio al mio assistente personale, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.